Il nostro viaggio in Sicilia è finito e un traghetto ci ha riportato a Reggio Calabria, la città che ha dato i natali a Gianni Versace e anche al sottoscritto. Un pezzo del mio cuore sarà sempre qui con i nonni e gli zii che ogni giorno guardano questo tratto di mare. Lo chiamano lo Stretto di Messina e sì, in effetti è un pezzettino piccolo, ma quando ti trovi dall'altra parte, cioè in Sicilia, quei chilometri di acqua salata ti danno la sensazione di essere sbarcato in un mondo diverso. Con l'arrivo in Calabria però non si è chiuso nulla, anzi, l'esperienza siciliana ci ha insegnato molto e ora è tempo di applicare tutto a questa calabrisella. Calabria bella. È cambiata la prospettiva, guarda Paolo, la Sicilia! È tornata la mitica frase, possiamo tornare a dirla adesso che siamo dall'altro lato, torniamo a guardare la Sicilia di fronte, eccola lì. Abbiamo passato delle giornate incredibili in Sicilia, un viaggio che abbiamo visto di tutto, quindi se ve lo siete perso date un'occhiata sul canale, ci sono un sacco di video e già che ci siete iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lo dico anche all'inizio, clic via, iscrivetevi. Anche là. Colto di sorpresa. No, volevo dire che siamo a Reggio ormai da qualche giorno, quindi abbiamo recuperato un altro chiletto perché comunque non bastava. Esatto. Ci siamo goduti i nonni, siamo stati qua in famiglia e quindi abbiamo preso anche una pausa dai video, ma ora siamo pronti per ripartire. Quindi ci sono delle cose che volevamo andare a vedere qui nella zona, anche fare un giretto a Reggio e poi si riparte direzione, non è nord, è di là. Cioè, direzione no. Mi piace quando metti a indicare. Aspetta. Oh, lì c'è l'Etna, qua c'è la Sicilia e quindi direzione è opposta. Andiamo di là. Di là. Aia, lo sapevo. Infortunio, così, subito. È fredda? No. Hanno fatto questo parco nuovo qui a Reggio Calabria che non avevo mai visto io. Tutte male, le fontane, bello, ci sono le attrezzature là per fare ginnastica, non come noi. E c'è tutto un parco qua sul lungomare, praticamente è una continuazione del lungomare. Chi si sa, il lungomare di Reggio Calabria è il chilometro più bello d'Italia. mi dovevi per Anche forza là, lavare. oggi guarda, non ci siamo proprio. Dobbiamo riprendere un po' il ritmo perché siamo stati un po' fermi in questi giorni, sempre così, quando facciamo un po' una pausa poi siamo un po' più lenti, un po' più non capiamo niente. Sì. Dobbiamo un attimo rimetterci in riga. Forza, andiamo, facciamoci una camminata anche perché abbiamo bisogno anche di quello. Soprattutto. Aia, storia d'amore finita. Mare super limpido in questa zona dello stretto, oggi c'è una bellissima giornata di sole, ma in questi giorni ci siamo presi anche della bella pioggia. Vero. Sono stati dei temporali in quest'estate un po' ballerina, ma soprattutto abbiamo riassaggiato un grande classico che ogni volta che veniamo a Reggio Calabria ce lo dobbiamo bere. La siesta. La siesta, esatto, che è la bibita al caffè, che però c'è da dire una cosa ragazzi, non ci sono più le sieste di una volta. Secondo me sì, non è più come una volta, non so se è... Noi o lei che è cambiata un pochino. Chi segue il canale lo sa, non si può venire a Reggio senza fare una volta sotto la via Marina e una volta sopra il corso Garibaldi, quindi assolutamente questo è d'obbligo per chiunque venga, quindi bisogna armarsi di pazienza, voglia di camminare e anche gambe in spalla nonostante il calore che comunque c'è. C'è da dire una cosa che è cambiata, oltre al parco a Reggio Calabria ci sono molti più turisti stranieri perché finalmente l'aeroporto di Reggio è tornato in vita dopo anni e anni in cui c'erano pochissimi voli, adesso ci sono più voli, quindi si riesce più facilmente a venire e devo dire che si vede perché si sentono più lingue straniere in giro per la città. Sì, Ryanair è stato riattivato a Reggio Calabria. Piccola confessione, questo per me è lo scorcio più bello di tutta Reggio Calabria. Questa statua in posizione quasi meditativa, con le stelle, rivolta verso il mare, il palazzo dietro, tutto questo giardino di alberi, non sei d'accordo? L'arte è soggettiva. L'arte è soggettiva, a me piace un sacco, ma guarda, guarda che roba, è bellissima, ha gli stessi colori del palazzo. Eccole qua le mitiche scale mobili di Reggio Calabria che collegano le diverse zone del centro, perché come abbiamo detto spesso Reggio Calabria, come San Francisco, è tutta in salita e discese e quindi servono le scale mobili che però sono chiuse ormai da un po'. Il Tapirulani in teoria aveva degli orari di apertura e di chiusura, ma
è completamente chiuso. Questo è il corso Garibaldi, che la mattina non è neanche nel suo massimo splendore perché non c'è tantissima gente in giro, è sicuramente la parte più elegante di tutta Reggio Calabria. Ci sono varie chiese, ma anche i palazzi sono molto belli, tutti decorati, tutti, guardate qua sopra questo palazzo ad esempio che ha tutti questi stucchi in rilievo, e su questa via c'è anche il teatro. Eccoci tornati a bordo del cubetto dopo qualche giorno che è stato fermo, tranquillo. L'abbiamo anche lavato con poco successo perché l'abbiamo lavato e il giorno stesso ha piovuto. Che culo! Il diluvio, cioè proprio sembrava fatta apposta. Però va bene così, abbiamo un po' approfittato per pulirlo un po' all'interno. Adesso ci stiamo spostando e stiamo risalendo un pochino verso... pterodattilo, pentidattilo. Lo pterodattilo è quell'altro, quell'essere preistorico. Dinosauro. Nonostante io sia venuto milioni di volte a Reggio e abbia la famiglia qui, è soltanto la seconda volta che ho di fronte lo spettacolo di Pentedattilo, che è tra le attrazioni più belle di questa parte di Calabria. Di solito quando si viene è luglio, agosto, fa caldissimo, quindi l'ultima cosa che ti viene in mente è andare in mezzo alle montagne al caldo per visitare un luogo del genere, però devo dire che anche col caldo vale assolutamente la pena. Oggi comunque l'arietta è freschina, non dico che fa fresco, ma comunque c'è un'arietta che viene dal mare, che è proprio qua dietro. Abbiamo fatto un paio di tornanti e adesso abbiamo di fronte questa bellezza. Allora, nonostante sia la seconda volta che ce l'ho davanti, devo dire che ti lascia ancora senza parole, perché questo paesino è incastonato sotto questa montagna che ha la forma di 5 dita, e quindi da qui il nome Pentedattilo. Eccolo qua, Pentedattilo, si può dire anche Pentidattilo, però ecco, in questo caso è stato scritto come Pentedattilo. E ragazzi, cioè è indescrivibilmente bello. Oggi Pentedattilo è un borgo quasi del tutto abbandonato. La parte sotto si vede sono tutte macerie di case che sono state abbandonate. C'è in realtà qualche attività che negli ultimi anni ha ridato vita un po' a questo paesino, ma in passato non è stato così, perché nel periodo dei Greci e dei Romani questo era un centro molto importante per la sua posizione, perché là sotto, vedete là c'è il letto di un fiume e quella era la via d'accesso principale all'Aspromonte, quindi era una zona strategica questa dal punto di vista militare per il controllo del territorio, quindi era molto ben sviluppato. Poi nel corso del tempo è stato purtroppo abbandonato e c'è stato un violento terremoto alla fine del 1600 che ha fatto sì che moltissimi se ne andassero da qui e rimanessero davvero in pochi. Siamo adesso proprio sopra i ruderi del vecchio paesino, ci sono le case qui, alcune sono senza il tetto, guardate questa casa c'è la porta e c'è persino il catenaccio, là sotto si vede, ma non c'è più il tetto. Stessa sorte per altre case qui sotto, la maggior parte però vedete sono rimaste solo delle pietre, perché nel 1960 poi questa zona è stata dichiarata inagibile, quindi se ne sono andati tutti, sono emigrati verso altre zone dell'Italia e del mondo, ma adesso seconda vita, quindi hanno aperto delle botteghe, c'è la possibilità anche di dormire qui, ma si può camminare solo in questa parte. Vedete, tutta questa parte qui sotto è inagibile, infatti qua è chiuso, qua sotto. Questa è la chiesetta qua del centro e ci sono le vie che portano poi al castello. Siamo proprio sotto il castello di Pentedattilo, il castello degli Alberti, che era un'antica famiglia che viveva proprio qui. E ragazzi, c'è una tragedia da raccontare. Adesso proverò anche con l'ausilio di Angela che ascolta e potrebbe un attimo correggermi. Allora, c'erano due famiglie nella zona molto importanti, gli Alberti di Pentedattilo e un'altra famiglia
Abenavoli. Gli Abenavoli, che erano qui della zona, 2 famiglie importanti che un po' si facevano la battaglia tra di loro. A un certo punto, per chiudere questo astio tra le 2 famiglie, diciamo i capofamiglia decidono di fare sposare la signorina Alberti, quindi la figlia del re, diciamo, con il figlio del re dell'altra famiglia. Insomma, decidono: facciamo sposare i nostri figli, così la smettiamo e ci uniamo e stiamo insieme in pace, perché comunque siamo tutti fratelli, ci vogliamo tanto bene. Ecco, allora tutto... Molto fantasioso il tuo racconto. Questo era sulla carta. A un certo punto però la signorina Alberti, la figlia del re Alberti di Pentedattilo... Non è un re, è solo una famiglia nobile. Una famiglia nobile, Non chiamiamolo è un re. conte, il Vabbè, conte il Alberti, conte. ok, la principina, diciamo, si innamora di un altro. Ai 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 ai. Cosa succede? Intanto il padre muore, il padre Alberti purtroppo muore, e intanto la signorina si innamora di un'altra persona. Il fratello a quel punto dà il sì, dà il suo benestare a questa unione fuori dall'accordo. Che succede? Finisce a schifio, l'altra famiglia si offende, quindi sono questioni di onore, questioni di no, non ci avete tradito, eccetera, eccetera, e allora vengono qua a Pentedattilo e fanno una strage. Attaccano il castello, ammazzano tutti quanti, rimangono soltanto i 2 promessi sposi e la signorina, che si chiama Antonietta, viene costretta a sposare il ragazzo dell'altra famiglia. Si compie il patto originario. Questo matrimonio s'ha da fare a tutti i costi. Questa notizia però arriva a Reggio Calabria e qui viene mandato l'esercito. L'esercito fa lo schifio dello schifio, doppio schifio, praticamente condanna a morte tutti quanti, rimane soltanto questa ragazza alla quale viene anche annullato il matrimonio. Va a finire che lei torna a Reggio Calabria, diventa una monaca di clausura e lì rimane per il resto della sua vita. Questa storia ovviamente si è portata con sé un sacco di leggende, tra queste ce ne sono 2 in particolare, una che dice che in realtà le 5 dita della mano di pietra che si trova sopra la città siano la mano insanguinata, rappresentano la mano insanguinata del barone degli Abenavoli che aveva compiuto la strage. Ammazza. Secondo un'altra leggenda invece, durante le notti d'inverno, quando soffia il vento molto forte, si sentirebbero le urla dei marchesi Alberti che sono stati uccisi appunto durante quella notte. Sugli effetti sonori qua dietro. Calabria bella, Calabria mia. Ti piace? Cambio di scenario e adesso ci tuffiamo, o meglio Paolo è già andato, adesso mi butto anche in quest'acqua che è una piscina. Oh, che bellezza, mamma mia. Questo, ragazzi, è un altro giorno. Ieri pomeriggio siamo tornati dal mare, siamo stati con i nonni, stamattina ci siamo salutati a malincuore e siamo ripartiti. Siamo ripartiti in direzione nord per vedere una zona della Calabria totalmente inedita, mai vista, mai esplorata, perché zona fondamentalmente sempre di passaggio, e quindi siamo molto curiosi di vedere che cosa ci può riservare questa parte nord della Calabria, diciamo la parte delle montagne e anche della costa ionica. Adesso stiamo andando verso un paesino che si chiama Gerace, che si trova tra le montagne nel bel mezzo della Calabria. Siamo già saliti, abbiamo preso l'autostrada e in un'oretta, un'ora e mezza ci troviamo qui, e abbiamo una tappa anche gustosa da fare e poi si procede in direzione Stilo. C'è una zona di Stilo, come le penne, ma le penne che scrivono, che si chiama proprio Stilo, probabilmente sono state inventate lì. Perché dici queste cose che non sappiamo? Così, d'azzardi. Sparo fesserie. Vabbè. Siamo ufficialmente entrati nel parco dell'Aspromonte, che è la catena montuosa che si trova qui nel sud della Calabria. Abbiamo trovato questo posticino, niente male, con i tavoli qua da picnic, questa tettoia. Da questo lato ci sono persino dei barbecue giganti. Secondo me ci sono 10 gradi in meno. Sì, tranquillamente. Da 35 siamo passati a 25 come minimo.
una goduria. Tutta la strada è bella tornantosa, siamo saliti in mezzo alla natura, cioè non c'è veramente nulla, solo alberi da tutti i lati. Adesso tiriamo giù 2 cose, ci mangiamo magari un'insalatina leggera, veloce e poi ripartiamo. Dobbiamo un attimo perché Sì, questi vabbè. giorni, allora, nonostante la nonna sia stata molto, molto tranquilla, soft, Era la versione assolutamente. light della nonna. Molto light, ma il suo light non è il nostro light. E quindi comunque alla fine della fiera si mangia sempre. Sammucca. Si mangia sempre. Che buona quest'insalata, che buona quest'insalata. No ragazzi, l'insalata per poi chiaramente andare a fare questa roba qua. Allora, famosissima questa gelateria qui a Gerace. Siamo appena arrivati, siamo nella piazzetta, il paese è un gioiello, ma ci arriviamo. Prima riempiamo quella parte che abbiamo lasciato libera dopo l'insalata con questa bellezza. Questa è la famosissima granita di Gerace. La sua fama la precede e in effetti devo dire che c'è un... Guarda che granita è, cioè un questa è piccolo la motivo. mano, voglio dire, è gigante, ma cos'è sta roba? È enorme. Abbiamo preso mandorle tostate e pesca. Allora, dirò che ne abbiamo preso una in 2. Ne abbiamo presa una in 2 perché abbiamo è il visto la doppio. dimensione, cioè è gigante. È almeno il doppio di una granita normale siciliana che abbiamo preso anche in Sicilia. Io la mandorla l'ho già assaggiata. È buonissima? Non hai detto niente, Ora quindi te lo non dico. sì. E poi il bello è che la coppa te la portano già con una mini brioscina e anche questa specie di lingua di gatto attorcigliata. Lo dirò? Dillo, Lo dico? vai. Vince a mani basse su tutte quelle che abbiamo Davvero? assaggiato in Sicilia. Davvero? Sì. Sì. Vince a mani basse. Allora calma, rimettiamo le cose al loro posto. Allora, c'è da dire che è molto molto buona. La mandorla probabilmente vince il premio di tutte le mandorle mai assaggiate. La panna purtroppo è fatta con la macchinetta, quindi non è fatta a mano, quindi vince la panna fatta a mano invece in altri posti, come ad esempio il bar di Messina, il bar Torino. Per quanto riguarda invece la pesca, non è la più buona che abbiamo assaggiato, però ecco, vedete ragazzi, è così che funziona, ma è così che funziona un po' su qualsiasi argomento culinario. C'è il posto in cui c'è qualcosina leggermente meglio, qualche posto invece che ha qualcos'altro, qualche altra specialità, e in generale c'è anche questa cosa, che certi posti, certe pietanze sono molto molto buone, ma a modo loro. Nel senso che magari c'è un qualcosa di fatto in un certo posto e la stessa identica cosa fatta in un altro posto è buona in modo diverso ma altrettanto buona. Non so come dire. Non si è capito niente. Sono due buoni top comunque, Io non ho anche se il capito gusto è niente. diverso. Cioè, per non riassumere l'hai capito? stiamo giocando tipo a Serie A qua. È la Serie A, tipo la prima contro la seconda con scarto ai supplementari cioè. dopo 7 supplementari. Tu intanto parla che io mangio, vai tranquillo. Esatto. Cosa stavi dicendo? Ecco. La granita da sola vale sicuramente il viaggio fino a Gerace, ma c'è anche un altro motivo per venire qui, cioè la bellezza di questo piccolo borgo medievale. È in mezzo all'Aspromonte, ma si affaccia sul Mar Ionio, quindi è veramente una terrazza sul mare. Questa infatti è la Porta del Sole, che è una delle porte di accesso al centro storico, e da qui si vede lì in fondo tutta la costa e quindi il mare. Presi da queste papille gustative che stanno impazzendo, ci eravamo dimenticati di dire esattamente dove l'abbiamo presa questa granita da record. Questa è la Piazza del Tocco, proprio nel centro del paesino, e quello è il bar del Tocco. Ieri siamo stati a Pentedattilo e abbiamo visto tutte queste case, molte delle quali abbandonate, costruite di pietra. Stessa cosa anche qui, tutti gli edifici, la maggior parte degli edifici sono costruiti con questa pietra locale. La posizione anche è molto simile perché ci troviamo su uno sperone di roccia in posizione sopraelevata che permette di dominare un po' tutto il territorio. Quindi possiamo dire che questa Gerace è una versione in grande di come era una volta Pentedattilo quando era abitata. La posizione sicuramente ha un ruolo fondamentale, infatti questa Gerace
Gerace nasce quando abbandonano Locri, la città che attualmente si trova proprio sulla costa ionica, perché c'erano un sacco di invasioni da parte dei pirati, attacchi pirateschi, quindi decidono di spostarsi nell'entroterra in posizione rialzata appunto per stare più tranquilli, più sicuri e poter controllare tutta la zona circostante. Nasce quindi il paesino di Gerace, che poi nel corso della storia ha avuto un'enorme importanza per le diverse popolazioni che sono passate di qui e un po' in tutta la Calabria, e a testimoniarlo c'è il fatto che ci sono moltissimi edifici religiosi, alcuni sono ancora visitabili oggi come questo. Qui in realtà ce n'è più di uno, perché c'è questa che è la chiesa del Sacro Cuore, poi là in fondo c'è la chiesa di San Francesco che va a chiudere questa gigantesca piazza, e proprio dall'altro lato della piazza questa qui è la chiesa di San Giovannello, quindi ci sono 3 edifici religiosi uno accanto all'altro. Come potete vedere, le facciate esterne hanno perso molte delle loro decorazioni, sono un po' più grezze, si vede proprio la pietra grezza, questo perché ci sono stati vari terremoti, eventi sismici nel corso della storia che hanno fatto sì che venissero danneggiati questi edifici. La strada per arrivare a Gerace è una strada molto molto selvaggia che passa proprio in mezzo all'Aspromonte. Abbiamo tagliato, diciamo, la Calabria in due, siamo passati da un mare, cioè dal Mar Tirreno, a un altro mare, Mar Ionio, che abbiamo adesso di fronte. Comunque ragazzi, io faccio una piccola confessione. Vai. Quando ci sono questi distacchi, questi giorni, insomma quando si riparte, è sempre tosta. Anche perché io sono abituato fondamentalmente con la mia famiglia a queste separazioni, diciamo, che succedono ciclicamente e non è mai facile, è un po'... Bello. E quindi niente, oggi infatti Angela Ho preso un po' in mano la situazione. ha preso in mano. Sì. Dopo aver fatto un tratto di costa ci siamo infilati di nuovo nell'entroterra. Qui però l'entroterra, ragazzi, è questa roba qua, ci sono tutte queste montagne super frastagliate, vegetazione da tutti i lati, il sole sta tramontando, quindi adesso è un po' dietro la montagna e sembra tutto più buio di quanto non è in realtà. Allora, è un trittico di paesini, si chiamano Stilo, Bivongi e Pazzano. E abbiamo visto che Stilo era controluce, quindi c'è tutta, è già all'ombra, il sole è già andato da questo lato. Quindi andiamo oltre, verso il parcheggio di stanotte, e dovremmo avere il sole su Bivongi. Quindi magari ci vediamo il paesino di Bivongi e poi parcheggiamo, dormiamo, anzi mangiamo e poi andiamo a dormire. Oggi che ragazzi, ammetto, Sei un po' provato, eh? siamo un po' provati. Devo dire di sì, però il posto dove dormiremo è in questo spettacolo qui, quindi direi che sarà un'ottima notte, anche perché siamo saliti un po', quindi sarà molto più fresca questa zona. Mi sono anche tappate le orecchie nel frattempo. Siamo arrivati a Bivongi e ci siamo lasciati prendere dall'atmosfera di questa piazzetta con i tavolini sotto la pianta all'ombra. Abbiamo visto tutti questi signori seduti qua, belli tranquilli, e allora abbiamo detto, ah, questa è l'atmosfera giusta, adesso un attimo per riprenderci, come dicevamo prima. Allora, Bivongi è questo paesino che si trova proprio arroccato sotto la montagna, Che è là dietro questo palazzo in pratica. c'è un piccolo passo, poi sopra c'è Pazzano, proprio sul passo, e poi scendendo dall'altra parte appunto c'è Stilo, che però andiamo a vedere domani appunto perché avrà il sole che la bacia. E vabbè, niente, detto questo, Nel ci frattempo godiamo 2 il paesino. birrette e un mini aperitivo. Birra più economica di sempre qui a Bivongi, 1,50 € compresi salatini, c'è un prezzaccio. Questa è la faccia di Paolo quando ha scoperto il prezzo. Adesso siamo anche un pochino brilli perché non beviamo mai, almeno io parlo per me, proprio questo ciondolo addirittura, Paolo, in mezzo alla strada, esagerato. Chi segue il canale da tanto lo sa, conosce le nostre simpatiche marachelle, e ci siamo inventati una marachella l'ultima volta che siamo stati in Turchia con il Biagino e abbiamo comprato degli sgabelli marca turca Merdem. Da quel giorno gli sgabelli per noi si chiamano Merdem. E anche stavolta, allora, in questa pausa che abbiamo fatto a Reggio di qualche giorno, abbiamo avuto modo di trovare i nostri nuovi Merdem, che però sono dei Merdem
un po' differenti dagli ultimi. Gli ultimi erano in plastica e si chiudevano totalmente, poi potevamo infilarli nel biagino, il nostro compianto da certi punti di vista biagino, da altri punti di vista ne siamo ben contenti che stia facendo una miglior vita. E detto ciò, ragazzi, abbiamo i nuovi Merdem. Attenzione, 3, 2, 1... Benvenuti a questi nuovi Merdem, un design leggerissimo che ci aiuterà. È una televendita questa. Trovandoci in Italia sono blu, come la maglia della nazionale, abbiamo deciso questi Merdem. Sono i seggiolini da pesca in realtà. Sì. Però sono pratici, comodi, leggeri, non occupano nessuno spazio. Leggeri e maneggevoli come una racchetta. Esattamente. Yannick, provaci la prossima volta a entrare in Prova campo. a sederti, vediamo. Sono comodi? Sei proprio in posizione Merdem. Posso dire una cosa? Dilla. Sono più comodi dei Merdem. Davvero? Innanzitutto sono leggermente più alti, credo. Forse no, secondo me sono molto simili di altezza. E poi sono morbidi. E infatti le mie chiappe sono affossate bene, perfettamente, le posso toccare. Tuttavia ci sono dei buchetti e le sento uscire dai buchetti. Però detto Io questo... mi siederei diversamente, cioè io l'ho studiata che ti siedi così. Così? Per così? Così, Proviamo. le gambe e regge meglio. Ah no. No? No, not my Non favorite. ti trovi? Not my favorite. Però ecco, allora, ragazzi, ne abbiamo sentito tantissime necessità, soprattutto nelle ultime uscite, quando cominciava insomma ad arrivare quel caldo lì, quel caldo che ti fa proprio passare la voglia di stare in macchina a cucinare, a mangiare, eccetera eccetera. Quindi da adesso finalmente abbiamo il nostro Merdem. Quindi qua poi basta tirar fuori uno di quei cubotti e qua si può cucinare, mangiare e fare tutto ciò che si vuole all'ombra magari di un bell'albero di pino. Hai presente quell'effetto salsiccia? Proprio effetto salsiccia qua sotto. Insaccato. Abbiamo speso 5 euro a testa per questi due bellissimi Merdem. Speriamo che abbiano una lunga vita e sono piccini, possiamo nasconderli proprio sotto i due sedili senza nessun problema di spazio. Detto ciò, ragazzi, allora noi abbiamo trovato il posto per dormire stanotte, come vedete, tranquillissimo. Siamo dietro le montagne, dietro il paesino di Bibongi, c'è una bella arietta che viene, c'è il fiume qua sotto che passa e questa è un'area parcheggio, diciamo che un tempo era attrezzata perché lì ci sono addirittura dei bagni che adesso però sono totalmente chiusi e irraggiungibili e quindi non ne potremo usufruire. Detto questo, ragazzi, adesso noi devo ammettere che basta poco per disabituarsi un pochettino. Adesso siamo tornati nei nostri ambienti, addirittura, ragazzi, non ci posso credere! Dopo questi giorni a Reggio, ragazzi, con un caldo abbiamo dovuto addirittura comprare almeno un ventilatore perché il caldo era potentissimo e stasera invece siamo a 200 metri, però siamo in mezzo alle montagne, cambiato il clima. Vabbè, a parte queste cose da Giuliacci. Sì, esatto. Giuliacci sei impossessato di te per un attimo, però... Mi sono già bloccato. Detto questo, questo assetto durerà solo per stanotte. Sì. Esatto, questa è la grande novità perché domani noi ci svegliamo, domani pomeriggio andiamo a recuperare una persona che viaggerà con noi per un pezzettino, quindi per qualche giorno sarà con noi in questa avventura e proverà questa vita in macchina, ma non solo. Ragazzi, qua non c'è abbastanza spazio, ci siamo dovuti inventare robe, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, non perdetevi neanche i prossimi video, continuate a seguire. Se non avete visto tutti i video precedenti andate a cercarli, ci sono anche le playlist se volete andare a vedere anche tutti i viaggi che abbiamo fatto. Allora, perché ci sono tante persone che sono arrivate da poco nel canale che magari non ci conoscono e quindi magari vedono il video sull'Italia e dicono stiamo qua, pezzenti, puzzano, non si lavano, dormono in macchina, sono solo in Italia, non capite niente. E ecco, questa è quella parte, quella. Poi c'è anche l'altra parte che dice che carini, belli, che è la maggior parte, come sempre, per fortuna, quindi grazie. Esatto. Però ecco, noi non viaggiamo solo in Italia, sono 8 anni che siamo in viaggio e quindi ci sono anche tutte le altre playlist con tutti i paesi che abbiamo visitato nei 1000 modi in cui li abbiamo visitati, quindi ecco. C'è la parlantina stasera, io mi stavo addormentando perché dovete sapere che noi siamo dalla nonna di Paolo, in pratica andiamo a letto tardissimo e ci svegliamo prestissimo.
C'è questa cosa perché è tutto sfasato l'orario, c'è quasi un fuso orario, mentre siamo a Reggio Calabria. Pizzico, salta su! C'è il fuso orario perché si cena alle 9/10 e quindi prima di mezzanotte non va a letto. Alle 10 di sera con una panza tanta. Noi alle 7 stasera siamo Va bene ragazzi, alla prossima. Ciao belli, abbraccione di gruppo, ciao!